Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per il secondo semestre del 2024. Abbiamo la carta del mondo, amici del Toro. Potrebbe essere un momento dove si raggiungono dei risultati, dove si conclude un ciclo, dove c'è un compimento, un obiettivo che giunge al termine. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche le previsioni per il primo semestre del 2024 e per l'estate e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Andiamo a vedere l'energia del prossimo semestre, amici del Toro. 5 di Pentacoli. 7 di spade, queste sono rimaste pinzate in mezzo, però le voglio vedere. Fante di Pentacoli e Regina di Coppe. Fante di Coppe. Amanti. 6 di spade. 4 di coppe, temperanza. Allora adesso andiamo a vedere carta per carta, poi farò i vari esempi single, coppie, non coppie, coppie ni, figli, amici, tutto. Allora ragazzi, partiamo qui dall'inizio, abbiamo 5 di pentacoli, 7 di pentacoli e poi mi casca anche l'occhio su questo 6 di... scusate, 7 di spade e 6 di spade. Allora, qui preparatevi psicologicamente a qualche tipo di delusione che potrebbe arrivare in ambito affettivo. Se avete creato una famiglia, potrebbe essere nella famiglia che avete creato, potrebbe essere all'interno della coppia, nel caso siate in coppia. Andiamo a vedere, partiamo dal 5 di pentacoli. Tre di pentacoli e 9 di pentacoli. Allora io credo che qui la delusione sia perché probabilmente vi aspettate qualche tipo di aiuto dall'altra parte che invece potrebbe non arrivare. Per qualcuno è una cosa specifica legata all'eredità di una casa che voi vi state aspettando ma che non vi arriva, perlomeno non nel prossimo periodo. Poi ragazzi prendete sempre con le pinze, è quello che dico ovviamente, cioè nel senso io leggo energie. Andiamo a vedere il 7 di spade. Mm? 2 di coppe, che interessante, qui abbiamo una carta degli amanti. E 8 di... ehm, e 8 di bastoni. Mm. Ho come la sensazione che verranno fuori degli altarini. Ehm, allora, potrebbe essere che vi arrivino notizie dall'esterno, che non sia proprio l'altra persona a dirvelo, però qua c'è un qualche tipo di maschera che viene
che viene tolta in qualche modo. Andiamo a vedere il fante di coppe, la luna. Per qualcuno, ragazzi, questa delusione fa riferimento al fatto che magari si tenta di parlare di figli, ma dall'altra parte non c'è la stessa risposta. Se la parola figli non è per voi perché non ne volete, perché non siete per X motivi, potrebbe essere qualche tipo di progetto da fare insieme, qualche tipo di sogno da compiere. Abbiamo la luna e l'appeso per il fante di coppe. Sento che è come se ci fosse una proposta, un'offerta, un sogno, qualche tipo di progetto in sospeso. In realtà l'appeso è al contrario, eh. Qui ho come l'idea che si sblocchino certe paure, però. La luna io la sento una carta molto emotiva, considerato anche il fante di coppe. Andiamo a vedere gli amanti, poi magari ci ritorno. Che cosa ho visto? Regina di bastoni, diavolo e 7 di pentacoli. Ragazzi, ho come questa cosa da dirvi e ve la dico: se per caso ci fosse qualche personaggio intorno a voi, per qualcuno potrebbe essere una persona che vi sta aiutando con la casa, per qualcun altro potrebbe essere semplicemente nella cerchia di amicizie, per qualcun altro ancora potrebbero essere amici di amici, cioè non direttamente vostri amici, però ho come la sensazione che potrebbero esserci delle tentazioni al di fuori della coppia che avete, sempre se siete in coppia, ma anche se siete single, queste tentazioni ci sono, ma insomma, potrebbe essere interessante la cosa, però date tempo al tempo, quello che mi viene da dire. Soprattutto se avrete quella batosta in famiglia o con il partner. Adesso lì dipende un attimino dalla situazione di ognuno. Andiamo a vedere 6 di spade, 4 di spade e 10 di bastoni. Infatti qui avete bisogno di prendervi un tempo per voi. Il 4 di spade è l'arcano minore della temperanza. C'è bisogno di allontanarsi dai problemi familiari, da questa delusione, da questa perdita. Il 5 di pentacoli mi parla, e anche comunque il 7 di spade, cioè sono le carte con cui iniziate, quindi qui è come se ci fosse qualche crollo di qualche convinzione, qualche aiuto che non arriva, come vi ho detto, qualche notizia dall'esterno che vi fa vedere la realtà in un'altra maniera. C'è un qualche tipo di questione che destabilizzerà. E qui vedo la voglia di lasciarsi tutto alle spalle, di andare verso questa temperanza, ok? Andiamo a vedere il 4 di coppe perché ho l'idea che siate talmente, infatti, fissati sul passato che non vediate le altre opportunità che possono arrivare. C'è proprio un cavaliere di coppe, quindi qualche tipo di offerta probabilmente ve la faranno anche. Qui avete anche un fante di coppe, ma sento che tra la luna e il 9 di spade c'è parecchio rimuginare. E se non va bene, e se succede di nuovo quello, e se qui, e se lì. Andiamo a vedere la temperanza. 5 di pentacoli. Wow, e papa. Sento che ragazzi molti troveranno una guida spirituale che li porterà verso la guarigione di questa ferita da rifiuto, piuttosto che ferita di abbandono, piuttosto che mentalità di carenza, piuttosto che perdita. Ehm, Mi viene da dire caratteriale. C'è comunque la temperanza, si va verso il riequilibrio. Quando si parla di papa, la guida qui potrebbe essere
qualche amico, qualche amica, una guida di tipo spirituale nel senso classico della parola, potrebbe essere un libro, potrebbe essere veramente qualsiasi tipo di persona che abbia questa capacità di farvi vedere le cose da un altro punto di vista. Vi dico, per molti è un terapeuta. Wow. Dunque, partiamo dai single. Ragazzi, qua movimento ce n'è tantissimo, devo dire, e ho anche la sensazione che una storia potrebbe essere importante, ma fate attenzione perché avete sette di spade e diavolo. Non diciamo che potrebbe essere bella all'inizio, potrebbero esserci vari punti di incontro, potreste sentirvi affini su tante cose, potrebbe esserci un buon dialogo, una buona comunicazione, magari anche delle passioni in comune, ma non è tutto oro quello che luccica. Ve lo dico perché voi, la prima carta è un 5 di pentacoli, è comunque una carta dove manca qualche cosa, ok? E qua è come il: "Okay, vedo questo qualche cosa che mi manca, però ecco, siccome c'è il diavolo fate attenzione perché molti sono condizionamenti mentali". Avete anche la luna che parla di di paure, di proiezioni soprattutto, del non vedere le cose ehm, come sono in realtà. Ehm, Però vi dico, è come se aveste prima bisogno di portare in equilibrio voi stessi prima di buttarvi in questa carta degli amanti, perché comunque ce l'avete, è nella lettura, c'è il potenziale, ma è come se doveste prendervi prima un tempo, vi ricordo che uno dei significati della temperanza è la pazienza, e qui anche avete un sette di pentacoli, è come datevi un certo tipo di pazienza, soprattutto se, ragazzi, con il diavolo e la regina di bastoni si parla di intimità. Prima di diventare intimi con qualcuno, qua c'è un sette di pentacoli, potrebbero essere 7 settimane il tempo di attesa, piuttosto che 7 mesi, perché in quel periodo diciamo che si vede se una persona è lì solo per certi fini oppure se effettivamente vuole costruire qualche cosa di più concreto. E d'altro canto è un tempo abbastanza come si dice, lungo da, da permettervi di capire se siete effettivamente in sintonia con l'altra persona oppure no. Se siete in coppia, ecco, allora qua potrebbero venire fuori delle cose. Vedo sempre questo sette di spade e questo diavolo, ragazzi, e la luna. Quindi ho come la sensazione che non sia tutt'oro quello che luccica. Qui si tratta di togliersi delle maschere. Allora, potrebbe essere la vostra energia nei confronti della coppia, perché anche qui abbiamo diavolo e amanti, qui abbiamo sette di spade e due di coppe. Quindi potrebbe essere il fatto di semplicemente iniziare a essere chi siete senza costruzioni per cercare di piacere. La carta degli amanti, adesso in questo mazzo non si vede, vediamo se qua ce l'ho. Però la carta degli amanti in origine è disegnata con due persone nude, proprio perché indica che per arrivare all'amore puro, all'amore profondo, all'amore genuino, quello dove c'è il contatto più intimo in assoluto, bisogna essere nudi. E qui sento che è un po' quello. Giocherà a vostro favore la comunicazione con l'altro. E se scoprite realmente degli altarini, insomma, non arrabbiatevi subito, più che tutto cercate di capire perché l'altra persona ha agito così, che cosa l'ha portata ad agire così. Magari poi le maschere sono le vostre e anche voi è come se con questa temperanza andrete a capire il perché di certi ragionamenti, di certi atteggiamenti, di certi comportamenti, no? Se siete in una relazione io qui ho la sensazione, ragazzi, che potreste iniziare a guardare altrove. E per qualcuno vi dirò che scoprirete, diciamo, potrebbero venirvi fuori dei dubbi inerenti alla persona che state frequentando o che inizierete a frequentare.
Però tutto sommato qui il segreto un po' per tutte e tre le categorie è quelle prima di focalizzarsi su voi stessi, sulla guarigione. Allontanatevi da quello che vi pesa. Qui c'è bisogno di guarigione, di pulizia a livello mentale di tutte queste spade e di togliersi dei pesi dalle spalle, fondamentalmente. Si va verso questa guarigione. Quindi prima mettetevi in ordine voi, curatevi, coccolatevi, cercate di ricreare un ritmo, una routine che vi faccia star bene, anche grazie a questo papa che vediamo qui. Vi dirò che potrebbero anche arrivarvi degli aiuti dall'alto, che voi non vi aspettate, magari proprio dalla Chiesa, da qualche persona molto o religiosa o spirituale, che sono due cose diverse. Però potrebbe, adesso dipende da che, da che lato siete voi, che non è che ci sia un lato, cioè nel senso poi alla fine, però. Ehm, Se parliamo invece di famiglia, ragazzi, anche qui io sento che qui ci sarà come una sorta di delusione inerente o un'eredità o un qualche tipo di collaborazione o un qualche tipo di, mi viene da dire aiuto. Per qualcuno con questo 5 di pentacoli potrebbero esserci anche delle perdite di denaro per ristrutturare la casa. E per qualcuno si tratta, ragazzi, fate attenzione perché sento come se aveste bisogno di spendere molto per sentirvi bene, per arrivare a questa temperanza, ma la temperanza è interna, non è esterna, non è... Sì, è anche il parrucchiere piuttosto che l'estetista, però non è solo quello. Qua in questo caso specifico parla di riequilibrio psico-emotivo, la mente e il cuore. La mente, anche qua la vedo. Vedo tanta mente e pochissimo cuore, a parte la carta degli amanti qua. Ok, parliamo di figli, ragazzi. Se non avete figli potete sostituire questa parola con progetti. Allora, qui ho come la sensazione che si potrebbe sviluppare qualche cosa. Potrebbe essere qualche cosa che non avevate considerato, potrebbe essere qualche tipo di... Allora, ho l'idea che ci sia stato un... perché giustamente i figli fanno parte della famiglia, siccome io fino adesso che vi parlo di delusione, la delusione potrebbe anche arrivare da parte dei figli. E qui ho la sensazione che potrebbe essere qualcosa che è già successo in passato e ho come l'idea che siete un po' stufi, che sia come il caso di mettere sulla tavola le cose che non vanno, parlarne a tavolino, offrendo comunque il vostro aiuto, però insomma cercando di capire dall'altra parte che tipo di approccio c'è, che tipo di impegno c'è. Questo è un messaggio molto specifico, non risuonerà con tutti. Se fossero progetti, ragazzi, devo dire che qualche cosa si sblocca, ma fate attenzione perché è una cosa da seguire. Ho come l'idea che vada monitorata, perché potrebbe essere un fuoco di paglia se questo progetto parte, poi non può essere abbandonato, deve continuamente essere nutrito. Ho questa sensazione. Ok, per quello che riguarda l'amore che date a voi stessi, ecco, qui arriva la spa. Nel senso che, ragazzi, sì, avete bisogno di coccolarvi, avete bisogno di guarire, avete bisogno di rilassarvi, avete bisogno di fare anche un viaggio al mondo, vi ricordo che rappresenta i viaggi. Per molte persone, mi dispiace per quello che sto per dirvi, però soprattutto se siete in coppia da un po' di tempo, ho come l'idea che in questo semestre andrà un po' sfumando l'idea di avere figli, o come non sarà un tema importante nel prossimo semestre. E vi dico, per quello che riguarda l'amore verso voi stessi, sì, avete bisogno di prendervi del tempo, di allontanarvi da tutte ste grane del 7 di spade, del 5 di pentacoli, il diavolo, la luna, insomma.
c'è bisogno di stare un po' leggeri. Ok, andiamo a vedere un oracolo, 2 in realtà, questo è un mantra per migliorare l'amor proprio. Carta numero 14 e parla della dea. Sveglio il flusso dell'energia della dea dentro di me, il divino femminile, la luna. Ma infatti sì, ve l'ho detto, qua c'è tutta mente, manca questo divino femminile, manca questa, non so, tanti problemi, tante robe che vi attanagliano. Anche il solo, che ne so, cosa devo, come mi posso comportare per fare colpo o come posso stupire l'altra persona. Sento come una costruzione mentale che non vi permette di essere voi stessi, di tirare fuori la vostra essenza, la vostra anima, il cuore, il divino femminile. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo di questi. Migliora la salute fisica e in effetti la temperanza parla di guarigione. Guarigione proprio anche a livello fisico, di convalescenze, cose così. Pensa a come ti vedi come essere fisico. Ti percepisci debole oppure forte? Tendi a mettere scuse per spiegare perché non sei produttiva nella tua guarigione, quando sai che puoi e devi fare? Scusate, sto traducendo mentre ve la leggo e allora, come se vi dicesse, hai l'abitudine di mettere scuse per spiegarti, per giustificarti del che non sei proattiva, non sei attiva nella tua guarigione, quando invece sai benissimo che cosa puoi e devi fare? L'obiettivo: inizia un'azione positiva nella tua vita per migliorare la tua salute fisica. Anche, ragazzi, guardate, giusto per mettersi la coscienza a posto, potrebbero essere 10 addominali al giorno e prendere proprio la costanza di farli, perché poi è quella la cosa difficile, prendere la costanza. 10 addominali lo dico io perché così potrebbe essere il non mangiare le caramelle, non lo so, durante la giornata, potrebbe essere qualsiasi cosa che per voi sia importante per la vostra salute. Va bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una piccola donazione. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete contattarmi via mail oppure, se avete piacere di andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!